Okay, thank you very much. It's a pleasure to be here. And I apologize that my Italian is extremely limited to a very small number of important words like cappuccino. Buonasera, grazie per essere venuti e mi scuso per non parlare italiano, il mio italiano è limitato a pochissime parole per quanto molto importanti. So I'm going to talk to you about some new ideas in quantum physics that tell us new things about how information can be stored and transmitted in quantum systems. Oggi vi parlerò di alcune nuove idee della fisica quantistica che ci dicono delle cose nuove su come le informazioni vengono conservate e trasmesse. So, classical physics, the physics of Galileo and Newton, is deterministic. If I throw a baseball the same way many times, it will follow exactly the same trajectory. La fisica classica è deterministica, il che significa che se io lancio ad esempio una pallina sempre nello stesso modo, la pallina seguirà sempre la stessa traiettoria. Quantum physics is probabilistic, it's random. I can do the exact same experiment many times and the results can be different each time. Invece la fisica quantistica è probabilistica, cioè è random, agisce in maniera random. Vuol dire che se io effettuo lo stesso esperimento tantissime volte, i risultati potrebbero variare ogni volta. This randomness is called quantum uncertainty, and for many decades it was thought to be a kind of bug in the program of the universe, that we couldn't understand everything that was happening. We could not make perfect predictions. But now we understand that it's a positive feature. Questa natura casuale della fisica quantistica si chiama incertezza quantistica e per decenni è stata considerata una specie di bug, quindi un difetto della fisica che appunto nella programmazione dell'universo, se vogliamo, che ci impediva di fare delle previsioni precise, mentre poi col tempo ci siamo resi conto che questa è una caratteristica positiva. So as you just heard in the previous talk, it's possible in principle to make quantum money that cannot be counterfeited and quantum encryption which cannot be broken, and perhaps build quantum computers which are extremely fast. Come avete sentito nell'intervento precedente, è possibile, almeno in linea di principio, produrre moneta quantistica che non sia falsificabile e la cui codifica, la cui cifratura non possa essere violata attraverso dei computer che operano in maniera molto veloce. So I told you that classical physics is deterministic. There's no uncertainty. My friend is clearly going to die. Quindi, come vi dicevo prima, la fisica classica è deterministica, non c'è nessuna incertezza. Vedete qui, il mio amico sicuramente morirà con questo esperimento. So each time I bring the hammer with the same force, it follows the same path, and he is lying on this bed of nails, and surely he will die. Perché ogni volta che io abbasso il martello per colpirlo, mentre lui è sdraiato su questo letto, questo tappeto di chiodi, sicuramente la reazione sarà sempre la stessa, cioè lui morirà. So, what is a classical bit of information? It's the answer to a true, false, or yes, no question. That's one bit of information. Quindi vediamo che cos'è un bit di informazione classico, è una risposta a una domanda vero o falso oppure sì e no. I can represent those bits as ones and zeros in a computer.
e in un computer questi bit sono rappresentati come 0 o 1. But the information is always represented in a physical system. For example, an electrical circuit with the current flowing or not flowing. The switch is closed or open. Ma l'informazione è sempre rappresentata in un sistema fisico. Per esempio abbiamo un circuito elettrico in cui la corrente passa oppure non passa, dove l'interruttore è aperto oppure chiuso. And I can measure the bit, I can read it out by simply attaching a battery and measuring whether current flows in the circuit or does not flow. That is, the readout can be made faithful. It's accurate, and it does not change what the state of the bit. Io quindi in questo modo posso sempre leggere facilmente le informazioni, basta che colleghi una batteria e misuri appunto se la corrente passa oppure no. Quindi questo tipo di lettura e trasmissione delle informazioni è sempre fedele, accurata e non cambia la natura del bit. So classical information can be faithfully copied or cloned. Quindi le informazioni classiche possono essere copiate in maniera fedele oppure clonate. I simply measure whether the bit is 0 or 1, and I build another circuit and I put the switch in the same position, and then I have a copy of the information. Quindi basta appunto che io misuri se il bit è 0 oppure 1, costruisca un circuito uguale a quello di prima, metta l'interruttore nello stesso posto e le informazioni saranno le stesse. So cloning of classical systems and information is possible. Quindi è possibile clonare i sistemi classici e le informazioni classiche. So classical money can be copied or counterfeited. It may be expensive and difficult, but nearly perfect copies of classical money can be made. Quindi il denaro classico può essere contraffatto, può essere falsificato, quindi per quanto l'operazione possa essere costosa e difficile, si potrà sempre riuscire a realizzare delle copie molto simili al denaro vero. But that is all based on classical physics being deterministic. And I told you that quantum physics is probabilistic. It contains randomness. Quindi tutto questo si basa sulla natura deterministica della fisica classica, mentre vi ho detto che la fisica quantistica invece è probabilistica, quindi contiene un elemento di casualità. In quantum mechanics, certain things are unknowable. Certain questions do not have definite answers. They are uncertain. Quindi nella meccanica quantistica alcune cose non sono conoscibili, quindi restano incerte, non si possono avere le risposte ad alcune domande. So some measurements yield random results, and when you make those measurements, you can affect or change the state of the system that you are measuring. When you look at a quantum system, it can change. Quindi nella fisica quantistica alcune misurazioni possono dare dei risultati casuali, quindi random, e questo può ovviamente influenzare o modificare lo stato del sistema che stiamo misurando. E questo, come dicevamo prima, appunto nei sistemi quantistici avviene piuttosto spesso. So as a result, there is a theorem that you cannot clone quantum states, unknown quantum states. Quindi c'è un teorema secondo il quale non è possibile clonare gli stati quantici. So in quantum physics, the most important thing is measurement. Nothing has any meaning unless it can be measured,
and it has meaning only after it has been measured. It does not have a value until that value is measured. Quindi nella fisica quantistica la cosa più importante è la misurazione, niente ha un significato, niente ha senso se non può essere misurato ed acquisisce questo significato soltanto dopo la misurazione. Because making a measurement affects the system you are measuring, it's impossible to make a perfect copy of a quantum system. E quindi poiché la misurazione stessa, abbiamo detto prima, influisce sul sistema, ha un effetto sul sistema che stiamo misurando, la clonazione, quindi la copia esatta, non è mai possibile. But this strange feature can be useful. You can use it to make quantum money. Ma questa caratteristica un po' strana, se vogliamo, può rivelarsi utile, può essere utilizzata appunto nel denaro quantistico. You cannot counterfeit quantum money without violating the laws of physics. Perché non è possibile contraffare, quindi falsificare il denaro quantistico senza scoprire delle nuove leggi della fisica. So I told you about classical bits, now I will tell you about quantum bits, which are much more strange and powerful than classical bits. The classical bit can be 0 or 1, and a quantum bit can be in an infinite number of states in between 0 and 1. Quindi prima vi ho parlato del bit classico, abbiamo detto che può corrispondere a 0 oppure a 1, mentre adesso vi voglio parlare un po' del bit quantico che invece può corrispondere a un numero infinito di stati che si trovano tra 0 e 1, quindi è un po' più strano se vogliamo. So the first quantum bit that was discovered many years ago is the silver atom, which has acts like a small magnet with a north pole and a south pole because the electron has an intrinsic quantity called spin. Quindi il primo bit quantico che è stato scoperto molti anni fa era quello dell'atomo d'argento che ha un piccolo momento magnetico, quindi un piccolo magnete, quindi un polo nord e un polo sud, quindi è polarizzato e questo è perché ha anche uno spin, quindi una rotazione intrinseca. And this spin is a vector, it's an arrow and it can point in any direction from the north to the south, to the east, to the west, in, out, any direction. E questo spin in realtà è una freccia che può puntare in qualsiasi direzione, quindi nord, sud, est, ovest, qualsiasi direzione esistente. So I'm going to simplify from an infinite number of different directions to just 4. So up, down, left, right. Ok, quindi ovviamente adesso semplificherò molto, quindi piuttosto che guardare al numero infinito di direzioni disponibili ne guarderemo soltanto 4, quindi verso l'alto, verso il basso, a destra e a sinistra. And I will call the up-down direction Z and the left-right direction X. Quindi la direzione dall'alto al basso e viceversa la chiameremo Z e quella invece orizzontale da destra a sinistra la chiameremo X. And we're only allowed to ask one of two possible questions, that is, make one of two possible measurements. Does the spin lie on the z-axis or does it lie on the x-axis? E qui possiamo porre soltanto una di due domande, cioè lo spin si trova sull'asse verticale o sull'asse orizzontale? We're allowed to choose which question to ask, which measurement to make, but we cannot measure both. Quindi noi possiamo scegliere quale di queste due domande porre, quindi quale misurazione fare, ma non possiamo porle entrambe. Now you know the rules of quantum mechanics.
E adesso sapete il nocciolo della meccanica quantistica. So here's the first experiment. I have some spins, which some are pointing up, some down, and I'm going to make what I call the Z measurement. I'm going to ask if they're pointing up or down. Quindi qui abbiamo un primo esperimento e vediamo che alcune direzioni sono rivolte verso l'alto, altre verso il basso, e farò la misurazione appunto dell'asse Z per vedere se la direzione è verso l'alto o verso il basso. So I send the spin through my measuring apparatus, and if it's up, it comes out up. If I do it again, the same. If it's down, it comes out down. And each time the device tells me up or down. Quindi io faccio partire lo spin, quindi questa rotazione nel mio apparecchio, nel mio di misurazione, e ogni volta appunto vedrò l'apparecchio, lo strumento mi dirà se la direzione è verso l'alto o verso il basso. So now I change the experiment and I'm going to make the X measurement. I'm going to ask, is the spin pointing right or left? But I'm going to use here spins that are pointing up. And when I measure them, they always come out pointing horizontally. Adesso cambio l'esperimento, quindi osserverò lo spin, misurerò lo spin sull'asse sull'asse delle X, quindi da destra a sinistra, però in questo caso aggiungerò anche degli spin verso l'alto, e quando faccio queste misurazioni il risultato sarà sempre uno spin orizzontale, una direzione orizzontale. So the result of the measurement, if you ask, is the spin horizontal? The answer is always yes, but it's random, sometimes to the right, sometimes to the left. It's unpredictable, and all knowledge of the previous Z value is lost. Ok, quindi il risultato che abbiamo, per esempio se la nostra domanda era se lo spin è orizzontale, la risposta sarà sempre sì, però il risultato sarà random, nel senso che sarà a volte a destra e a volte a sinistra, e questo non è prevedibile. E in più tutte le informazioni relative all'asse verticale andranno perdute. But if I have spins pointing in the X direction, and I choose to make the X measurement, the quantum state is unaffected. Se quindi invece ho degli spin sull'asse X e decido appunto di fare questa misurazione, lo stato quantico non viene modificato. But if I make the Z measurement when the spins are pointing in the X direction, again, the answer is always Z, sometimes down, sometimes up, but always vertical. But it's random and unpredictable, and we lose all knowledge of the previous X state. Invece se vado a misurare lo spin verticale, però inserisco anche delle spin, delle rotazioni orizzontali, il risultato sarà sempre Z, però il risultato sarà anche random, perché a volte sarà verso l'alto e a volte verso il basso, e il contributo dell'asse X andrà perduto. So if I know that the spins are vertical, I can find out whether they're up or down by making the correct measurement, and it will not affect the quantum state. Quindi se io so che lo spin è verticale, so che sarà sempre verso l'alto o verso il basso e non influenzerà lo stato quantico. But if I don't know whether to make the Z measurement or the X measurement, I have to guess which measurement to make. I might guess X,
and then, I was right, it was pointing in the X direction. Ok, invece se io non so se effettuare la misurazione sull'asse X o sull'asse Z e devo indovinare, posso provare a indovinare e dire per esempio X, in questo caso ho indovinato perché era veramente X. But actually that was just a random result and the state of the system was actually changed by accident. Però in realtà questo io ho indovinato, però in realtà il risultato era un risultato random, e quindi perché il risultato è stato, lo stato, si è modificato. So it's possible to verify a quantum state if you're told in advance which measurement you are supposed to make. Quindi è possibile verificare lo stato quantico se si sa quale misurazione, quale spin misurare. So this is why we have the no cloning theorem. If I give you an unknown quantum state, it might be up, it might be down, it might be right, it might be left. In order to find out what it is, you have to guess whether to measure Z or X, and you might guess wrong. Quindi se abbiamo uno stato quantico sconosciuto è impossibile fare delle copie multiple perché la direzione sarà sempre una e dovremo indovinare se effettuare la misurazione sull'asse X o sull'asse Z, e ovviamente il nostro tentativo di indovinare può essere giusto o sbagliato. So the quantum no cloning theorem allows us, in principle, to construct quantum money. E quindi questo teorema quantico dell'impossibilità di clonazione, quindi no cloning, ci permette almeno in teoria, diciamo tra virgolette, di costruire, di realizzare denaro quantistico. But there are practical difficulties, as you heard from the previous speaker, which we must learn to overcome. Però ovviamente ci sono delle difficoltà pratiche di cui avete già sentito parlare dal relatore precedente. So I can make quantum money, and it will have a classical serial number and a quantum serial number, boxes each containing one quantum bit. Quindi posso realizzare denaro quantistico e ogni banconota avrà un numero di serie classico, tradizionale, e uno invece quantistico. Quindi ognuno di questi riquadri conterrà un bit quantico. So each bit is in one of four states: up, down, left, right. Quindi ognuno di questi bit sarà in uno dei 4 stati di cui abbiamo parlato prima, quindi verso l'alto, verso il basso, verso destra, verso sinistra. So the counterfeiter, to copy the quantum serial number, has to make a measurement of the serial number and has to guess in each box, should I measure Z or should I measure X? And often half the time makes the wrong measurement. Quindi se qualcuno vuole falsificare denaro quantistico, quindi dovrà copiare il numero di serie quantistico, e per farlo dovrà appunto effettuare la misurazione del numero seriale quantistico, e per farlo dovrà indovinare se misurare l'asse X o l'asse Z, e almeno nella metà dei casi questo tentativo di indovinare non dà il risultato corretto. So the no cloning theorem means that you cannot copy the quantum serial number and therefore cannot counterfeit the money. Quindi questo teorema del no cloning significa che non si può copiare il numero di serie quantistico e quindi non si può contraffare, non si può falsificare denaro quantistico. But you can verify that the bill is legitimate, legal, because the government has a record based on this classical serial number
of which way the bits were originally stored in the box, and so can use the correct detector for each one and see whether the quantum bits are the correct ones. Però è possibile verificare che questo denaro sia, come dire, legittimo, legale, perché i governi hanno ovviamente conservato, avranno in memoria le informazioni del numero seriale classico e le informazioni sull'orientamento che avevano i bit quando la moneta è stata emessa. So the key idea is it is not possible to copy quantum money, but it is possible to verify its validity. Quindi l'idea fondamentale è che non è possibile falsificare il denaro quantistico, mentre è possibile verificarne la validità. So this idea is not practical now, but it leads us to practical technologies such as quantum encryption of information, in which you send your information in the form of quantum bits. Questa procedura non è ancora fattibile, non è ancora possibile oggi, richiede appunto lo sviluppo ulteriore della tecnologia attraverso la quale si inviano le informazioni nella forma di bit quantici. So we're in the very early stages of trying to build quantum technology using atoms, combining the quantum nature of atoms with the complexity of computer chip circuits. Quindi oggi siamo proprio nelle prime fasi dello sviluppo di una tecnologia quantistica che utilizza da una parte le caratteristiche quantistiche dei sistemi atomici insieme alla complessità dei circuiti informatici integrati. And we're also trying to build electrical circuits which can act like artificial atoms and behave as quantum systems to build a quantum computer. E stiamo cercando anche di costruire dei circuiti elettrici che funzionano come degli atomi artificiali appunto per riuscire a realizzare infine dei computer quantistici. It's very difficult to predict the future and how the technology will evolve. There was a science magazine called Popular Mechanics, and in 1949, the first computers had been built, the ENIAC. It had 18,000 vacuum tubes. Young people probably don't even know what vacuum tubes are. It weighed 30 tons, and they said someday in the future, perhaps computers will have only 1,000 vacuum tubes and weigh only 1.5 tons. È interessante guardare quello che diceva una rivista scientifica, Popular Mechanics, nel 1949, che parlava appunto del primo grosso computer che si chiamava ENIAC, che aveva all'epoca 18.000 tubi a vuoto e pesava circa 30 tonnellate, e quello che la rivista diceva: forse un giorno nel futuro esisteranno dei computer che avranno soltanto 1.000 tubi a vuoto e peseranno soltanto 1,5 tonnellate. But you should not believe my predictions, because I am a theoretician and every day my experimentalist friends beat me up. Però non doveste dare troppa fiducia alle mie previsioni, perché io sono un fisico teorico e ogni giorno i miei esperimenti non soddisfano sempre quello che io crediamo. Gli amici sperimentali dicono anche. So I hope that I've convinced you, as Richard Feynman used to say, that when it comes to quantum mechanics, you have to think different. Quindi spero di avervi convinti del fatto che quando si parla di meccanica quantistica bisogna pensare in modo diverso. Grazie mille.